Oggi parleremo dell'Imperial Transantarctic Expedition, chiamata anche Spedizione Endurance, svoltasi dal 1914 al 1917, che aveva come obiettivo l'attraversamento via terra del continente antartico. Si tratta di una delle storie di sopravvivenza più incredibili della storia dell'umanità. È una delle storie di navigazione che ancora oggi appassiona donne e uomini di tutto il mondo. La nostra storia parte nel 1914 con un annuncio apparso sul Times. Cercasi uomini per viaggio rischioso. Paga bassa, freddo glaciale, lunghe ore di completa oscurità. Incolumità e ritorno incerti. In caso di successo, fama e onore. Le candidature furono migliaia. Furono selezionati 27 uomini e tra questi un australiano, fotografo e cineoperatore di nome Frank Hurley, che documentò ogni fase di questa spedizione. Pensate che Hurley si gettò nelle acque antartiche a seguito di un incidente per recuperare i materiali che altrimenti sarebbero andati perduti per sempre. E grazie al suo lavoro, che divenne un documentario nel 1919, che oggi noi possiamo ammirare tutte le fasi di questa incredibile avventura. A guidare la spedizione Ernest Shackleton, irlandese di nascita e secondo di 10 figli. A 16 anni si arruolò per intraprendere viaggi in tutto il mondo come mozzo e a soli 30 anni partecipò come terzo luogotenente alla missione antartica Discovery condotta da Scott, ma fu rimpatriato quasi subito per aver contratto lo scorbuto, la malattia dei marinai di lungo corso che si contrae per mancanza di vitamine. A seguito di questa avventura, Ernest Shackleton decise di ritornare in Antartide con una nuova missione, questa volta da comandante. Non senza difficoltà riuscì a finanziare questa impressionante spedizione, acquistando una vecchia nave baleniera norvegese riadattata a veliero e montandovi un motore ausiliario a carbone. La nave fu ribattezzata Endurance, Perseveranza. Siamo nel 1914 e l'Endurance è pronta a salpare da Buenos Aires in direzione dell'Antartide con il suo equipaggio complessivo di 28 uomini e 70 cani. Questi ultimi sono utili per trascinare le slitte una volta a terra e, in caso di sopravvivenza, fonte ultima di cibo. Durante il viaggio nasce una grande amicizia tra gli uomini e i cani e sulla nave vede la luce una cucciolata. Fin dai primi mesi, la nave incontra diversi ghiacci galleggianti sulla propria via che, contrariamente alle previsioni dei balenieri, si sono spinti verso nord rendendo la navigazione più difficile. L'equipaggio si apre faticosamente la via attraverso i canali, ma l'estate antartica è ormai terminata e il 24 febbraio 1915 l'Endurance viene definitivamente stretta dai ghiacci, la cui pressione sullo scafo si fa giorno dopo giorno sempre più forte. Fino al 27 ottobre, quando l'equipaggio è costretto ad abbandonare la nave portando con sé quante più scorte possibili insieme alle scialuppe di salvataggio. La situazione era drammatica. 28 uomini dispersi sul continente antartico senza alcuna possibilità di chiamare soccorsi. Installarono un campo di fortuna chiamato Ocean Camp e il 24 novembre l'Endurance si inabissò per sempre davanti agli occhi dei suoi naufraghi.
Nell'Endurance avevo riposto ambizione, speranza e desiderio. Adesso, gemendo e stridendo mentre i suoi legni si spezzano e le sue ferite sanguinano, sta lentamente morendo, proprio ora che la sua carriera era appena iniziata. Fu la vigilia di Natale che Ernest Shackleton annunciò a tutto l'equipaggio l'inizio della marcia che li avrebbe condotti alla punta nord-occidentale dell'Antartide. La marcia proseguiva, non senza ostacoli, primo fra tutti la difficoltà di trascinare le scialuppe e in secondo luogo l'imminente frantumazione del ghiaccio che avrebbe messo la parola fine alle speranze di salvezza dell'intero equipaggio. Ma non solo, il cibo cominciava a scarseggiare e la razione giornaliera pro capite ammontava a un po' di carne di foca e qualche biscotto. La salvezza era sempre più difficile. È il 9 aprile quando i naufraghi si rendono conto che il ghiaccio sotto ai loro piedi sta inesorabilmente per cedere e l'intero gruppo sta per essere inghiottito dalle onde. Shackleton ordina immediatamente di smantellare il campo e di imbarcare il necessario sulle scialuppe di salvataggio. L'equipaggio dirige le scialuppe remando per oltre 100 ore consecutive durante una furiosa tempesta prima di raggiungere Elephant Island, dove viene allestito un campo. In ogni viaggio si dice vi sia un punto di non ritorno, vale a dire un momento in cui prendere una decisione diventa determinante e cruciale. Fu in quel momento che Shackleton annunciò la decisione estrema. Lui e altri 5 membri dell'equipaggio sarebbero salpati a bordo della migliore delle scialuppe, la James Caird, alla volta dell'isola della Georgia del Sud, abitata da alcuni balenieri e distante 1400 km. Si trattava dell'insediamento abitato più vicino dal quale poter organizzare un'eventuale spedizione di recupero per il resto dell'equipaggio sull'isola dell'Elefante. Le probabilità di successo di una missione del genere apparvero già molto basse. Una scialuppa di appena 7 metri avrebbe dovuto attraversare uno dei mari più tempestosi del mondo, lo stretto di Drake, con il solo ausilio di un sestante e una bussola. È il 24 aprile 1916 e il piccolo equipaggio della James Caird salpa alla volta della Georgia del Sud. L'imbarcazione è provvista di un albero con una vela di fortuna e contiene viveri per un mese a razioni ridottissime. Le acque del famigerato stretto di Drake che gli uomini affrontano sono conosciute per essere tra le più tempestose del mondo. Le stazioni meteorologiche moderne installate nel passaggio di Drake registrano venti da 60 a 70 km/h ed onde medie alte oltre i 7 metri per gran parte dell'anno. Durante le tempeste, le onde possono raggiungere altezze di oltre 20 metri. La navigazione fu certamente estrema e mise a dura prova fisicamente e nello spirito i membri dell'equipaggio della James Caird. Sfiorarono più volte la catastrofe, come testimoniano le parole dello stesso Ernest Shackleton. A mezzanotte ero al timone ed improvvisamente ho notato una linea nel cielo tra il sud e il sud-ovest. Ho chiamato gli altri uomini ed ho detto loro che il cielo si stava schiarendo, ma un momento dopo ho capito che avevo visto non un varco tra le nubi, ma la cresta di un'enorme onda. In tutti i miei 26 anni di esperienza negli oceani non avevo mai incontrato un'onda così gigantesca. Era un poderoso sollevamento dell'oceano, superiore al solito mare schiumoso nostro nemico instancabile da giorni. Ho gridato: "In nome di Dio, tenetevi! È sopra di noi!" Poi venne il momento dell'attesa, che è sembrato durare ore. La bianca schiuma del mare era tutta intorno a noi. Abbiamo sentito la nostra barca sollevarsi e vacillare come un sughero sulla cresta dell'onda. Eravamo in balia del mare, ma in qualche modo la barca è riuscita a resistere mezza piena d'acqua, incurvandosi sotto il peso e fremendo al colpo. Abbiamo utilizzato l'energia degli uomini che combattono per la vita, lanciando l'acqua fuori bordo con ogni mezzo, e dopo 10 minuti di incertezza abbiamo sentito la barca ritornare alla vita. L'8 maggio 1916, dopo 15 giorni di navigazione estrema, l'equipaggio della James Caird avvistò le coste della Georgia del Sud. In pochi minuti eravamo tutti in salvo sulla spiaggia, con la barca che galleggiava nell'acqua agitata a pochi metri da riva. Abbiamo sentito uno scroscio che era musica per le nostre orecchie e, guardando intorno,
abbiamo scorto un piccolo ruscello d'acqua dolce quasi ai nostri piedi. Un istante dopo, eravamo in ginocchio che bevevamo acqua pura, acqua gelata a grandi sorsi che infondeva nuova vita dentro di noi. Fu un momento splendido. Non appena arrivati sull'isola, i membri dell'equipaggio si resero conto che il loro viaggio non era ancora terminato, ma che sarebbe anzi proseguito su terra, o per meglio dire, su ghiaccio. Le stazioni dei balenieri infatti si trovavano dall'altra parte dell'isola, a circa 50 km di distanza. Shackleton sa che non può circumnavigare la Georgia del Sud per raggiungere le stazioni baleniere e quindi decide di attraversare l'isola a piedi. Il gruppo è vicino alla meta, ma l'interno dell'isola è praticamente inesplorato e solcato da montagne di oltre 3000 metri perennemente innevate. Sono le 3:21 del 19 maggio 1916 e dopo aver lasciato i membri più stanchi dell'equipaggio nella baia di Re Hakon, Shackleton e i restanti 3 uomini dell'equipaggio cominciano la traversata dell'isola privi di una tenda e di sacchi a pelo, conficcando dei chiodi nelle loro scarpe come ramponi e con il solo ausilio di un'ascia e una corda. Alle 4 del pomeriggio del 20 maggio raggiungono finalmente le stazioni dei balenieri. Si tratta della prima traversata dell'isola mai effettuata. Sembrava la fine di un incubo, e forse lo era davvero. Alcune testimonianze ci dicono che il presidente dei balenieri scoppiò in lacrime una volta riconosciuto parte dell'equipaggio dell'Endurance. Il giorno successivo furono recuperati i 2 restanti uomini dell'equipaggio della James Caird lasciati nel luogo di approdo, ma per il capitano Shackleton la missione non era ancora terminata. Ancora 22 uomini aspettavano sull'isola dell'Elefante il ritorno del loro comandante. Appena in salvo nella Georgia del Sud, Shackleton inizia ad organizzare la spedizione per recuperare i suoi 22 uomini rimasti sull'isola Elephant. Dopo 2 fallimenti a causa dello strato di ghiaccio troppo spesso al largo dell'isola, il 30 agosto, 4 mesi dopo dalla sua partenza, Shackleton fa ritorno sull'isola Elephant e con grande stupore apprende che tutti i membri dell'equipaggio sono vivi. La missione poteva dirsi definitivamente compiuta. Gli uomini dell'Endurance accampati sull'isola Elefante non riuscirono a credere ai propri occhi. Il loro comandante, Ernest Shackleton, partito per l'ignoto, era tornato per metterli tutti in salvo. Cercasi uomini per viaggio rischioso. Paga bassa, freddo glaciale, lunghe ore di completa oscurità. Incolumità e ritorno incerti. In caso di successo, fama e onore.